Ciao a tutti, oggi Gabriel Sanjurjo e Tomás Correa Morales ci chiedono se le tre interazioni dell'elettromagnetismo, forza nucleare forte e forza nucleare debole, si possano descrivere in modo geometrico similmente a quello che si fa per la forza di gravità. Dunque, facciamo un piccolo passo indietro. Qualunque cosa avvenga nell'universo, dall'esplosione della stella più brillante al comportamento delle particelle subatomiche, è regolato da una di queste quattro forze fondamentali: la gravità, l'elettromagnetismo, la forza nucleare forte e la forza nucleare debole. La gravità ha una descrizione geometrica, ovvero è possibile pensare allo spazio-tempo come un tessuto che viene deformato dalla presenza di massa o di energia. Una particella risente della forza di gravità e si muove nello spazio-tempo seguendo un cammino di minima distanza tra i vari punti dello spazio-tempo. E quindi è possibile interpretare la gravità in questo modo. La domanda è se sia possibile fare lo stesso per le altre tre interazioni fondamentali. La risposta semplice è no. Non è possibile dare una descrizione geometrica delle altre tre interazioni fondamentali, sostanzialmente perché la gravità ha un legame speciale con la struttura dello spazio-tempo che le altre tre interazioni non hanno. Tuttavia possiamo dire qualcosa di più, si può approfondire questo no. Il modo matematico con cui si descrivono le tre interazioni fondamentali e la gravità presenta alcune similitudini, è simile. In particolare è possibile definire un oggetto matematico chiamato gauge bundle che è un oggetto matematico completamente astratto, però è un oggetto geometrico ed è possibile pensare alle altre tre interazioni come curvatura di questo oggetto geometrico che comunque non è parte dello spazio-tempo. C'è un'altra cosa di cui vorrei parlare ed è la teoria di Kaluza-Klein. Nella teoria di Kaluza-Klein si ipotizza che lo spazio-tempo non abbia 4 dimensioni, ma abbia 5 dimensioni. 4 dimensioni sono le stesse e solite, rappresentate in questo piccolo disegno, e la quinta dimensione è compatta e circolare. Lo spazio-tempo quindi ha una struttura più o meno di questo tipo. Esiste questa quinta dimensione in cui ci si può muovere. Studiando una teoria di sola gravità in uno spazio-tempo di questo tipo, uno può chiedersi che cosa percepisce un osservatore che vive solo nelle 4 dimensioni spazio-temporali solite. Quello che si vede è che il gravitone in 5 dimensioni si spezza in un gravitone in 4 dimensioni, un fotone e una particella scalare che chiamiamo radione. In questo caso, facendo così, è possibile ricavare l'elettromagnetismo in 4 dimensioni mediato dal fotone partendo solamente da una teoria di gravità in 5 dimensioni. In seguito, storicamente, la teoria di Kaluza-Klein si è rivelata falsa, però alcuni dei suoi punti cruciali, tipo l'esistenza di 5 dimensioni, sono stati poi ripresi dalla moderna teoria delle superstringhe, che è ambito di ricerca attuale nel IFT di Madrid.